Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi andiamo a vedere un video un pochettino più complicato per chi si addentra per la prima volta a Binance, ma soprattutto a questo tipo di trading. Andiamo a vedere il trading con leva, subito dopo la sigla. Insieme che cos'è il margin trading. Prima di guardare l'operatività fate comunque l'accesso a Binance con i vostri dati e ci troveremo sulla home page. Allora, chiariamo un concetto: il margine con leva è veramente uno strumento finanziario che può essere pericoloso. In cosa consiste? Consiste in andare a prendere dei fondi in prestito da terze parti, in questo caso da Binance, per aggiungerli ai propri fondi disponibili per l'operatività e andare a aprire delle posizioni che hanno un controvalore ovviamente più grande delle nostre disponibilità, più grande di quello che possiamo permetterci. Supponiamo per esempio che ho $500 in Tether, in USDT, ma volendo fare un'operazione con dei fondi più grossi ma non li ho disponibili, cosa faccio? Vado a prendere magari altri $500 in prestito da Binance, quindi vado ad aggiungere $500 da Binance ai miei $500 che ho di disponibilità e vado ad aprire una posizione, a fare un trader con $1000. Le posizioni che andiamo a aprire vengono chiamate in leva, dove la leva è il controvalore totale dei fondi che metto a disposizione diviso i fondi miei, ovvero facciamo un caso più piccolo che magari si riesce a capire meglio. Supponiamo che io ho $100 e vado a prendere in prestito da Binance altri $200, come totale di operatività per quella leva ho $300. Questi $300 diviso i miei di partenza, quindi 300 diviso 100, sta a significare che io sto operando con una leva 3, perché $300 diviso 100 fa 3. Va da sé che maggiore è la leva, maggiore sarà la possibilità di guadagno, ma allo stesso tempo maggiore sarà la possibilità di perdita, perché vengono amplificati sia in positivo che in negativo. Quindi se apriamo una posizione in long e il mercato sale, allora vado a guadagnare, ma se apriamo una posizione in long ma poi il mercato va short, amplifichiamo le perdite, quindi attenzione perché è veramente pericoloso. Il grosso problema è che se il mercato, chiamiamolo così, ci dà torto, quindi andiamo a perdere il nostro conto valore e non riusciamo più a ripagare il prestito che abbiamo chiesto più le eventuali commissioni che tra l'altro su Binance maturano di ora in ora, quindi più a lungo abbiamo la posizione aperta più ci sono commissioni, la posizione viene chiusa anticipatamente, ovviamente il margine viene completamente azzerato e il prestito viene automaticamente restituito. Per avviare il trading con margine basta andare su trading, ovviamente alla voce margine, e ci troveremo su questa schermata. Molto probabilmente avrete notato, se andate su wallet, abbiamo margin wallet che si va a riferire al wallet dedicato al trading con leva. Ovviamente prima di andare a operare con il margine dobbiamo andare a spostare i nostri fondi dal wallet spot al wallet margin. Per andare a spostare i nostri fondi è semplicissimo, si va su wallet spot. Arrivati a questa schermata, trasferisci e da qua noi andiamo a trasferire da fiat spot a qualsiasi altro wallet che dobbiamo utilizzare per andare ad operare nella piattaforma di Binance a seconda delle sezioni che ci interessano. Il trasferimento lo potete fare anche da questa schermata, quindi siamo tornati su trading margine ed è praticamente una schermata normale avanzata di Binance che utilizziamo tutti i giorni, dove ovviamente io ho zero perché non ho depositato dei fondi, ve lo sto facendo come se fosse una sorta di demo. Volendo possiamo da questa pagina andare su trasferisci e ci troveremo alla schermata di prima dove dobbiamo andare a spostare da fiat spot a margine. Una volta confermato il trasferimento, da questa parte avrete l'ammontare trasferito, quindi dalla parte sinistra dove vi sto facendo vedere col mouse.
Attualmente sono sulla coppia Bitcoin USDT e vedete che c'è fino a una leva 10 per. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi potremo andare a fare trading fino a un massimo di 10 volte il capitale che abbiamo a disposizione. Ma in fondo vedete che in automatico vi mette su cross margin per 3, quindi vuol dire che noi possiamo andare a acquistare Bitcoin con un valore superiore a 3 volte il nostro deposito iniziale. Se invece andiamo a margine isolato, quindi qua andiamo a sfruttare la leva che abbiamo visto massima del 10 per. Le posizioni funzionano praticamente allo stesso modo, acquista e vendita, ma andiamo a vedere un attimo la differenza che c'è tra cross margin per 3 e isolato per 10. Nel cross margin noi useremo un margine, praticamente i soldi che ci vengono prestati ci vengono dati direttamente da Binance e il nostro margine per mantenere la posizione aperta andrà calcolato con tutte le posizioni aperte, ovvero noi possiamo aprire più posizioni su diverse valute. Vi faccio l'esempio: se io sono su una posizione positiva su Bitcoin e contemporaneamente ho un margin trading aperto su ad esempio Ripple e su Ripple sono in negativo, questo viene calcolato insieme la positività e la negatività e va a generare il nostro margine totale che ci servirà per tenere aperto queste posizioni. Mentre sull'isolato, visto che c'è una leva maggiore, questa sorta di margine viene calcolato su ogni singola coppia, quindi non viene calcolato facendo una media tra l'operatività positiva e l'operatività che al momento siamo in negativo, quindi ovvero su tutte le nostre coppie di trading aperto. L'isolato viene calcolato su ogni singola coppia, quindi se abbiamo due posizioni aperte, una su Bitcoin e una su Ripple, non fanno comunella, ma l'isolato viene calcolato uno su Bitcoin e separatamente uno su Ripple. Ci tengo a ricordare quanto detto prima: quando andiamo ad operare con leva, noi dovremo comunque pagare all'exchange una sorta di interesse. Per capire quanto sarà questo interesse ci dobbiamo spostare sulla pagina commissione di negoziazione e andare alla voce tasso di interesse sul prestito a margine. Per ogni criptovaluta noi andiamo a vedere, anche in base ai livelli, quanto sono le percentuali giornaliere che andremo a sostenere. I livelli che vedete sono i livelli VIP, che variano in base a quanto scambiamo all'interno dell'exchange. Binance ci va a definire come utente privilegiato, VIP 0, VIP 1, VIP 9 e così via. Ovviamente se volete passare da cross margin o isolato andate su wallet margin, e come potete vedere poi facendo trasferisci potete trasferirlo dal cross margin o isolato a seconda di quello che volete utilizzare. Supponiamo di aver utilizzato il cross margin con Bitcoin. A fine della nostra operatività noi possiamo andare a ovviamente richiedere il prestito oppure rimborsare e a ridare i soldi a Binance. Ovviamente possiamo prendere in prestito, qua c'è tutta la schermata, possiamo prendere in prestito 25, 50, 75%, il tasso orario. Supponiamo di aver chiuso appunto questa posizione, andiamo su rimborso e qua avremo il prospetto esatto di tutto quello che dobbiamo rimborsare a Binance. Anche per oggi il nostro appuntamento è terminato. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e supportare il mio lavoro con delle condivisioni o lasciandomi un like, ovviamente se avete piacere, a unirvi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Io vi ringrazio per l'attenzione di cuore e ci vediamo domani.